ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, e oggi voglio partire proprio dal pettegolezzo sacro. Voglio vedere cosa ci combinano i nostri beniamini in questi giorni, nei prossimi giorni e vediamo. Io parto subito, ragazzi miei, ragazzi, oggi parto subito, c'ho una voglia pazzesca di partire subito. Voglio vedere che ci combinano e voglio partire dai miei oracoli, lui, lei. Partiamo dagli oracoli. Allora, vediamo, ho messo anche queste, quello che lei dice a lei, quello che lei dice a lui. Vediamo un po', fermi, mi stanno cadendo, ok. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono, cosa ci dice lui in questi giorni. Vediamo un po', eccola, questa è voluta, va bene, la mettiamo qua. Vediamo, mettiamone due altre, due, poi le prendiamo subito, sì dai, leggiamole subito, volevo mettere gli altri, le metto dopo. Allora, vediamo cosa dice lui a lei, nei prossimi giorni, cosa muove i suoi passi, no? Qual è l'emozione che muove i suoi passi. Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato, ma meno male! Allora, qua c'è lui che ha paura dell'amore, ma chi è che non ha avuto paura dell'amore? Di qualcosa di grosso, di enorme, si ha paura sempre della luce, non nel buio, perché quello a cui siamo più attaccati è la sofferenza. Quando diciamo voglio liberarmi dagli attaccamenti, mi sono liberata dagli attaccamenti, il primo attaccamento che abbiamo è la sofferenza, perché è quello che conosciamo di più. E quindi liberarsi dal primo grande attaccamento è proprio dalla sofferenza, no? Questo lo facciamo nello yoga sciamanico, lo so che lo state sperimentando tutte e tutti. E quindi questa carta mi dice che nel momento in cui lui vede lei o ha visto lei, mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato, perché nel femminile vede l'apertura, la possibilità di quella gioia, no? Chi ha paura dell'amore ha paura perché si è sempre in quello stato di sofferenza che di vita in vita noi ci portiamo avanti. E quindi sono spacciato, mi sono innamorato. Ok, cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. E si sente a casa, negli occhi della lei si sente a casa. Che cos'è sentirsi a casa? Ci sono maschili che in questi giorni si sentiranno nel posto giusto, al momento giusto, guardando lo sguardo di una lei o di un'altra persona che rispecchia l'archetipo femminile, no? Sentirsi a casa significa sentirsi ritornati nel posto da cui veniamo. Il posto da cui veniamo è la luce chiara e quindi quando ci si apre al femminile è come se percepissi al proprio femminile interno, che poi viene specchiato negli occhi di un'altra persona, ci si affida alla vita e quindi è come se dicesse mi sono affidato alla vita, smetto di avere il controllo, capito, sugli eventi, che mi preclude delle infinite possibilità meravigliose, no? Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. E quindi qua ci sono dei maschili che si danno alla fede, nei suoi occhi percepiscono la loro apertura emotiva e questo lo sentono in ogni cellula del loro corpo. È come se c'è un lavoro interiore o inconscio, conscio molto forte, perché come facciamo sempre pure nello yoga sciamanico, no? Quando vi dico dire le frasi, le cose, non basta, non basta, bisogna lavorare sul corpo per svuotare le memorie cellulari, convincere il corpo e rieducarlo a quella luce chiara, la gioia imperitura, no? Ecco, quando le cellule iniziano a percepire questo, sta cambiando la frequenza veramente. E quindi andiamo a vedere adesso che cosa ci dicono questi altri oracoli. Ci sono responsabilità, storia d'amore interrotta e i doveri vengono prima. Qui ci sono molti maschili che hanno potuto interrompere delle situazioni o delle relazioni perché c'erano dei doveri che venivano prima, delle responsabilità. È un po' come se fosse uscita la carta Re di Denari, il Papa, responsabilità di varia natura. Oppure sono maschili che non si sono ancora dati all'amore e in questa settimana si apriranno con questa consapevolezza. Sì.
Vediamo cos'altro. Oppure hanno delle responsabilità e percepiscono lei, e questo momento di distacco è fondamentale affinché ci sia un allineamento col proprio sentire, no? Che carta è uscita? Le fiamme della passione si accendono. Eh sì, si accendono le fiamme della passione in questi giorni. Cos'altro è uscita da sola? Le campane nuziali stanno suonando. Abbiamo visto nelle previsioni settimanali che ci sono sblocchi, comunicazioni, eccetera, a livello proprio cosmico, no? Il sostegno delle forze in questo senso. E qua dalla passione si va a qualcosa di ancora più radicale. Le campane nuziali stanno suonando, è come se molti maschili percepissero proprio la gioia di essersi aperti al femminile, da che potevano avere il controllo un po' più chiusi, capito? Questo è come stanno questa settimana. Mettiamoci da quest'altra parte. Cosa lei dice a lui in questa settimana o cosa sente dentro di sé? Non è d'accordo su qualcosa? Ojalá entendieras come me siento. Allora, ci sono dei femminili che non sono d'accordo con dei maschili o si trovano in disaccordo su certi, hanno dei disappunti. Ehm, Magari dice, no? Capisci come mi sento. Magari chi è che dice, magari tu capissi come mi sento? Come se i femminili, vedo delle energie femminili molto provate da un'incapacità di intendere il maschile. Quindi magari mi capissi per come mi sento veramente, no? Anche un po' di vittimismo però c'è qua, eh? Ma va bene, non stiamo giudicando, dipende sempre dal livello di consapevolezza. Ci sono femminili che hanno questi disappunti o disappunto col maschile. Vediamo cos'altro. Il perdono. Sto lottando per superare il passato, infatti. Ci sono femminili che stanno lottando per superare il passato, diciamo per non sentirsi vittime del passato, perché quando per esempio nello yoga sciamanico facciamo la pacificazione degli spiriti perturbati, no, del passato, risolvi il presente e il futuro, come state già sperimentando anche nella pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto. Quindi lottare per superare il passato, non si deve superare il passato, si devono pacificare gli spiriti del passato, che sono le emozioni del passato. E quindi ci sono dei femminili che potrebbero essere in disaccordo su delle cose, non comprendere l'altro e accusare l'altro con qualche emozione sotterranea, no? E qua mi viene subito da pensare che è necessario questa settimana intensificare la formula pentacolare. Cos'altro? Segreti. Non ti ho detto tutto. E dei femminili che hanno dei segreti. Non ti ho detto tutto. Non ti ho detto tutto. Hanno dentro di loro dei segreti, in questa settimana li hanno trattenuti, hanno trattenuto magari delle cose profonde. E quindi abbiamo questi femminili che hanno necessità di pacificare queste emozioni sotterranee affinché ciò che provano veramente nel cuore venga alla luce, no? Quando trattieni un segreto, se viene marcato in questo senso, una cosa che non ti posso dire, ma perché? Cioè, qual è l'emozione che mi accade se io ti dico questa cosa? Vengo giudicata da te? Quindi c'è magari la paura del giudizio da questa parte. Del giudizio che lei dà a se stessa e quindi vede magari la paura del giudizio nell'altro, che l'altro la possa giudicare. Abbiamo questa sensazione qui. Vediamo adesso, da questa parte voglio metterci una dea. Una dea sul maschile con questo risveglio e una dea sul femminile. Maschile. Il nutrimento, lui si sente nutrito da quello che sta provando per lei o che prova per lei, il maschile si sente nutrito da quello che inizia a sperimentare per il suo femminile interno e che può vedere anche negli occhi di un'altra persona.
Cioè qua abbiamo un femminile, un maschile, scusami, che si sta allineando perfettamente al suo sentire profondo, smette di controllare, almeno questa è la settimana in cui l'aver smesso di controllare le proprie emozioni o gli eventi gli procura nutrimento. E quando smetti di controllare gli eventi o le proprie emozioni o le tue emozioni, anche quelle più profonde, quelle più sotterranee, come la paura di innamorarsi, la paura di sentire troppo, qua abbiamo dei maschili che iniziano a sperimentare l'alleanza con quelle emozioni profonde. E quindi magari con quella paura lì che invece di fargli paura e di trattenerlo, gli inizia a dare nutrimento, forgiando anche le sue azioni. Vediamo da questa parte. Accettazione radicale. Qua abbiamo dei femminili che devono accettare radicalmente gli eventi che stanno accadendo e che sono anche manifestati da una persona o dalle persone intorno. Accettazione radicale cosa vuol dire? Che tutto è predisposto dalla tua anima, eppure se sbraiti, pure se sbatti i piedi a terra, non cambierà mai una mazza. Cioè, devi allearti con quelle emozioni per avere il potere di quelle emozioni. E quindi anche quando diciamo no, ma adesso basta, non voglio sentire più. Vabbè, ormai le nostre veterane della nostra famiglia lo sanno bene, però spesso mi trovo a sentire alcune persone, no, non ce la faccio più, non ce la faccio più di soffrire. Scusami, se continui a soffrire che succede? Cioè, hai capito? Cioè, nel senso, quello che voglio dire, non ce la faccio più, basta. Ma l'emozione mica la puoi controllare. O ti allei o la riperpetui, la riperpetui, la riperpetui, la riperpetui, la riperpetui. Quindi accettazione radicale. Qua i femminili sono chiamati ad avere un coraggio forte, che è poi lo stesso coraggio che si delinea nel maschile. E quindi siccome maschile e femminile sono dentro di noi, no? Tu hai già la potenzialità in questa settimana per avere un'accettazione radicale del senso di vergogna o di giudizio che tu dai a te stesso che hai percepito dall'esterno. L'accettazione radicale che il femminile ti chiama a fare in questa settimana ti darà il nutrimento, cioè ti farà fare delle azioni che ti nutrono, hai capito? Sì, bello, forte e bello. Mettiamoci i tarocchi adesso, mettiamoci i tarocchi, vediamo, vediamo. Mettiamole qua così, questa. E queste così. Allora, vedete ragazzi? Più o meno. Allora, andiamo su di lui, siamo agli after tarot oggi. Allora, qual è l'energia attuale? Cioè, anche qual è quello che appare, no? Quello che appare all'esterno, l'energia attuale nei confronti di lei, l'energia attuale nei confronti della vita, a seconda della carta, poi la decliniamo. L'energia attuale di lui qual è? Abbiamo un uomo qua che sente tantissimo e sta imparando a surfare con le proprie emozioni, a non esserne più vittima. Può essere che non le dica subito, può essere che sente tanto e sta cercando di mantenere una parvenza di persona stabile sulle proprie emozioni, però al tempo stesso sa che è giusto navigare nelle proprie emozioni senza trattenerle. Quindi potrebbe sembrare una persona che trattiene le proprie emozioni anche se è una persona sensibile con il re di coppe. Però allo stesso tempo questo archetipo che vige su di lui in questi giorni è un archetipo molto potente, colui che impara a navigare nelle proprie emozioni senza esserne travolto. D'altronde anche i miei oracoli lo avevano detto, no? Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu, mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato, nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa, ti percepiscono ogni cellula del mio corpo, questo è il re di coppe. Sì, la persona che sente molto rispetto a un'altra persona, o rispetto anche proprio alla vita, alle emozioni. Vediamo i suoi pensieri. Nei suoi pensieri c'è un caos, c'è la torre, sta pensando di fare delle... sta pensando, prima di tutto nei suoi pensieri c'è un caos, perché sta pensando di distruggere un vecchio modo di approcciarsi alle emozioni e alla vita. Te l'ho detto, è
è un re di coppe, da che poteva trattenere responsabilità, e invece si accende la passione, il desiderio, si accende tutto ciò che ha a che fare con il vero. Quando la torre arriva, significa che viene distrutto un vecchio modo di amare, un vecchio modo di agire, un vecchio modo di pensare. E qua abbiamo una persona, un maschile che si identifica in questi giorni in un re di coppe, cioè una persona che sa amare. Che cosa vuol dire saper amare? Darsi a quello che sente, non aver paura delle proprie emozioni. Abbiamo una maturità emotiva, tant'è che con questa energia di maturità emotiva nei suoi pensieri c'è la necessità, sta pensando di fare o agire in modo del tutto nuovo in conformità di questa maturità emotiva ritrovata. Magari ci sono delle cose che devono cambiare, sta pensando di cambiare radicalmente delle cose in virtù del fatto che inizia a essere padrone delle proprie emozioni e non più a reprimerle. Quindi cosa comporta questo? Cambiare anche modo di fare, modo di vita, modo di... perché sentire le proprie emozioni significa vivere una vita piena, non più limitata dal controllo, no? Quindi alla mente in questo modo, cos'è che sente? Cosa ha nel cuore nei confronti di lei o cosa ha nel cuore? Ha la voglia di iniziare, il suo cuore gli dice inizia, chiama, fai dei gesti, perché hai tutti gli strumenti per poter amare davvero. È bellissima questa cosa, eh? Queste prime tre carte mi stanno facendo venire in mente proprio un cambio radicale di molti maschili che approcciano alla vita e all'altra persona. Il cuore si sente pronto ad amare veramente, ha avuto tutte le esperienze emotive necessarie di cui ne ha fatto tesoro, anche profonde, e quindi la mente è in subbuglio, la mente si sta distruggendo per così com'era prima. La mente che cosa voleva fare? Voleva fare questa carta, no? I doveri vengono prima, responsabilità, magari a volte sono anche delle scuse, no? Delle scuse per non sentire, per non approcciarsi all'altro in modo totale. Però in questo caso il mago mi dice, nel cuore hai già le esperienze per poter, hai acquisito delle competenze emozionali, delle competenze psichiche che ti permettono di avere un amore integro, un amore appagante. Tant'è che la mente dice, ma che fai? Mi stai togliendo il controllo. Capito? Vediamo qual è adesso l'ostacolo principale in questa settimana a questo punto per lui, per il maschile. Le responsabilità, 10 di denari. Superare il senso di stabilità e di responsabilità del così si è fatto e dell'eredità anche accumulata all'interno della famiglia, della genia, così si è fatto, così si deve fare, anche responsabilità che possono riguardare la casa, la famiglia, il lavoro, queste responsabilità qui, d'altronde ce l'avevano già detto, che ti ho detto, guarda un po', adesso me lo sto ricordando, questa carta è come se fosse uscito il Papa, il 10 di denari, il re di denari, no? E sono delle responsabilità, ma anche ancora più profondamente questo 10 denari al blocco con queste carte, superare anche un obsoleto modo di sentirsi al sicuro, capito? Un vecchio modo di sentirsi al sicuro, di sentirsi stabile. La stabilità qua primaria che lui prende coscienza di dover afferrare, la stabilità emotiva, non la stabilità materiale, no? Che poi è una conseguenza di una stabilità emotiva. La stabilità emotiva ti permette di stare nel flusso e danzare con la vita, non di trattenere. Questa è la grande opportunità in questa settimana. Passiamo da questa parte e di qua ci mettiamo quelli che adesso sono i miei tarocchi preferiti, questi, adesso, poi magari tra un mese cambio. Vediamo da questa parte. Qual è l'energia di lei nei confronti di lui e l'energia di lei? Che è anche un po' la maschera, cioè la maschera è la personalità, no? Un po' l'ascendente, un po' quello che mostri al mondo. L'energia attuale di lei? Qua c'è un 10 di spade. C'è una grande chiusura qua che deve avvenire in questa settimana o sta già avvenendo. Il 10 di spade mi parla della fine di un modo di vivere, della fine di una relazione,
la fine di qualcosa necessaria affinché possa emergere la farfalla, no? E quindi energia attuale di lei sono delle chiusure karmiche molto importanti, sta affrontando delle chiusure karmiche importanti. Cosa significa chiusure karmiche? Allora, il karma ve l'ho spiegato nel video magia pratica, ma non mi ricordo qual è il numero, forse 7? No, 7 è la malattia, magia pratica 4, non mi sto ricordando. Comunque ho scritto, c'è scritto karma positivo, karma negativo. Il karma non è qualcosa di cui avere paura, perché vi dico sempre, vi ho detto un approccio formidabile per capire cos'è il karma. Non è quello che ti capita, ma è il modo in cui ti relazioni a ciò che ti capita. E si dice che hai un karma un po' più leggero quando ti approcci agli eventi della vita con molta fede, qualsiasi cosa accada. E si dice che hai un karma più pesante quando invece ti approcci agli eventi della vita con molta resistenza. No, non voglio sentire, basta, no, no, no. Capito? Ma perché tutto a me? Quindi, a seconda del livello di consapevolezza spirituale raggiunto da ognuna di voi, il 10 di spade ti dice che questa settimana, questi giorni saranno giorni di grandi chiusure di vecchi schemi. Questi vecchi schemi vengono trascesi con degli eventi che accadranno. Questi eventi portano a farti vedere delle situazioni passate e a smettere di approcciarti in modo comunemente inteso. Smettere di giudicare giusto o sbagliato, meglio o peggio. Quindi per alcuni femminili ci sono delle situazioni molto dolorose che stanno affrontando di, come si dice, non si può dire lo staccamento della vecchia pelle, no? È come se noi abbiamo una marea di condizionamenti attaccati addosso. Secondo il Buddha diceva che noi abbiamo 1500 attaccamenti che di vita in vita, di morte in morte noi cerchiamo di superare. E quindi questi attaccamenti sono la maschera, la coperta, no? Che ti metti addosso. Quando ti vengono staccati, ti fa male anche se ti stai liberando, capito? Quindi ha un approccio di chiusura, di chiusura di situazioni obsolete. Quali sono i suoi pensieri? Lei col 3 di coppe sta pensando di portare leggerezza e portare allegria in questi giorni. E quindi già mi viene da pensare che il femminile è molto evoluto in tal senso, no? Approccio con delle chiusure definitive di modalità di approccio alla vita e anche a relazioni. Ho avuto una chiusura di una relazione o un ciclo di una relazione si è chiuso, ho proprio una relazione, sto pensando di aprirmi alla vita. 3 di coppe, sto pensando di condividere la mia gioia con i migliori amici, di uscire o di prendermi un buon tè, un buon vino, insomma, sta pensando per alcuni di loro di anche fare pace o aprirsi, perché ci abbiamo i segreti qua, no? Di aprirsi emotivamente a qualcuno in questa settimana o si apriranno emotivamente con leggerezza. Perché necessità del perdono, che cosa vuol dire? Come ti ho detto prima, la pacificazione degli spiriti perturbati, cioè la pacificazione delle emozioni, come facciamo sempre nel canale, porta all'accettazione radicale di quelle emozioni affinché tu ti possa alleare. E quindi non sentirsi più giudicata da se stessa. Cosa fa il femminile? Sta pensando di parlare all'altro, rivelare dei segreti con leggerezza, capito? Di non vedere tutta questa solennità in un segreto, ma alleggerire la questione, perché magari la modalità di approccio del passato era dare troppa solennità a dei segreti che erano la progenie del giudizio che lei dava a se stessa, e quindi non te lo dico altrimenti mi giudichi. Basta con questo modo di fare, 10 di spade. 3 di coppe, sta pensando a questo. Vediamo cosa ha nel cuore. C'è un po' di tristezza qua, c'è tristezza, c'è rimpianto, ci sono le emozioni ctonie sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia. Però con questo 3 di coppe, siccome sapete il 5 di coppe
sono tre coppe versate e due coppe piene, no? E quindi, siccome sta pensando di aprirsi al mondo, allegria, di prendere la solennità delle sue paure con più leggerezza, diciamo, togliere la solennità alla paura, insomma, e vederla con più leggerezza, è come se i femminili si concentrassero a questo punto, con la carta precedentemente estratta, su due di coppe, sulle due coppe piene, sulle due coppe rimaste, cioè riparto da ciò che resta, accettazione radicale delle emozioni sotterranee, tristezza, malinconia, abbandono, eccetera, riparto da ciò che resta. Questo è il potenziale del femminile in questa settimana. E a questo punto qual è la sfida più importante in questa settimana, il blocco più importante per il femminile? Guardare al futuro. Avere la forza di guardare al futuro con determinazione, al futuro che poi è adesso, no? Il 3 di bastoni al blocco è come se non c'è progettualità, è come se non riesco a guardare lontano, è come se non riesco a muovermi. Quindi dove sta, la sfida in questa settimana? Guardare al futuro. Perché gli viene difficile? Guardare al futuro in allegria, guardare al futuro non in allegria tanto, con leggerezza. Ripeto, togliendo quell'aurea di solennità alle paure che invece sono quelle paure lì. Mi viene in mente che del rivelarsi veramente per quella che è, per quello che è, no? Di questi suoi segreti, accettazione radicale di sé, come se lei pensa che rivelando quello che prova veramente dentro, anche i suoi segreti, anche le cose più nascoste, poi non c'è futuro, perché si sente giudicata, ma lei stessa si giudica. Quindi questa settimana lavoriamo sulla pacificazione degli spiriti perturbati col giudizio, perché il senso del giudizio, dico giudizio perché ho visto segreti, perdono, no? Però può essere qualsiasi emozione sotterranea che ti impedisce, se hai paura di quell'emozione, 3 di bastoni, di guardare avanti, di approcciare a piccoli passi a questo futuro che è già qui, no? Quindi lavoriamo sul giudizio in questa settimana, ok? Ok, andiamo a vedere adesso da questa parte quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui in questa settimana. Le vere intenzioni dell'anima. Le vere intenzioni dell'anima. L'anima vuole lanciarsi come un razzo. Non questo, magari anche questo. Ragazze, dai, ragazzi. L'anima vuole lanciarsi come un razzo di bastone. Le vere intenzioni dell'anima è sperimentare, lanciarsi, sperimentare. Queste sono le vere intenzioni. Cioè vorrebbe, io spacco porta, capito? Con la sfinge di dietro qua. E le vere intenzioni dell'anima sono quelle di essere audaci. Lo sta spingendo a essere audace, ad essere coraggioso, a lanciarsi, a sperimentare. L'anima vuole sperimentare, non sta qua per infossarsi in vecchi modi di stabilità, la stabilità che non esiste, l'unica cosa che esiste è il mutamento, tutto scorre, Pantarei diceva qualcuno, tutto è mutamento e questo Cavaliere di Bastoni incarna proprio questo mutamento, la capacità di agire, di coraggio, di audacia, sia quel che sia, no? L'anima vuole questo. Infatti c'è qua poi, no? Le fiamme delle passioni si accendono, perché ce lo vedo nel cuore. Il cuore gli dice: hai tutti gli strumenti per vivere pienamente le tue emozioni, quindi sperimentale, gli dice l'anima, no? Vediamo adesso. Qua c'è il diavolone. Guarda, diavolo, 3 di spade, guarda qua che roba, guarda. Guarda, 7 di bastoni, guarda. Le paure di amare, i tradimenti a se stesso, il cuore trafitto, i condizionamenti della mente, guarda, vedi? Vediamo le azioni che farà nei confronti di lei, come si muove verso di lei in questa settimana, o come si muove nel mondo a seconda della carta, no? Sono energie
collettive che poi si individualizzano, no? Mizzica, cioè l'ho nominato prima il Papa. Beh, il Papa sostenuto con il cavallo di bastoni è una cosa molto seria. Quali sono le azioni che farà nei suoi confronti in questa settimana? Prima di tutto una conversazione molto importante si terrà in questa settimana. I maschili muoveranno verso l'esterno, verso una lei o verso un'energia femminile che può essere anche un uomo, muoveranno una conversazione molto seria. Il Papa parla di responsabilità, di serietà e di verità. Il Papa parla di verità e quindi conversazione molto seria con l'acquisizione di una determinata lezione spirituale, mosso dalla voglia di sperimentare questa conversazione importante. Molto seria la conversazione qua, 5 di bastoni, una conversazione molto seria volta a dissipare delle i disaccordi che avevamo visto su di lei, capito? Ehm, ma soprattutto qua mi sta dicendo che lui ha integrato in sé, nell'approccio che fa a lei in questa settimana, nella conversazione che avrà, perché ci sono sblocchi forti in questa settimana, no? Sarà una persona molto seria che è volta a dissipare le proprie contrarietà esterne perché ha integrato la dissonanza delle sue contrarietà. 5 di bastoni. Ci ha meditato su 4 di spade. Sì. E vediamo il dono che ne consegue in questa settimana, no? Quello che diventa in questa settimana con questo approccio, energia finale, quello che ne diventa. Si aprono le possibilità. Il 2 di bastoni è l'apertura al nuovo, la possibilità di fare progetti insieme. E quindi con, ci si affaccia al futuro con il mondo in mano, vedi? E con lei la possibilità di fare progetti insieme. Valutare con attenzione, ma con la voglia, vedi qua c'è una persona che mette la mano sulla lei, con la voglia proprio di programmare, di progettare, fare progetti insieme, con lo sguardo verso il futuro, verso il mondo, no? Con una nuova identità che non è più quella stabilità basata su vecchie credenze che comportano il controllo delle situazioni e delle emozioni. No, è un darsi a lei, un darsi al suo femminile, un darsi alla fede, con l'apertura a nuove possibilità, questa apertura di cammino. Sì, bello. Vediamo da questa parte. Quali sono le vere intenzioni dell'anima per lei? Nei confronti di lui o nei confronti dell'altra persona, che può essere anche un'altra lei, no? Abbiamo iniziato a fare anche un altro format di lei, però alla fine quello che dobbiamo sempre tenere in conto è che anche se ci approcciamo che sia un uomo o una donna all'esterno, noi abbiamo sempre maschile e femminile interno, yin e yang, Quindi vediamo le intenzioni del cuore della lei. Le vere intenzioni dell'anima quali sono? Cambio radicale, la morte. Le vere intenzioni dell'anima è farle proprio tagliare tutti i rami secchi. Le vere intenzioni di lei sono la morte. Camminare sulle rovine, prendere il meglio del passato, qua c'è il passato e qui c'è il futuro, vedi? La carta indica bene passato e futuro, no? Il passato è un po' più sul grigio e il futuro quasi sia il luminoso. Io avrei fatto passato così e il futuro pieno di alberi, di case sull'albero. Avrei fatto più così la carta. Comunque, rende bene l'idea. Le vere intenzioni dell'anima sono quelle della morte. La morte cos'è? La morte è la trasformazione radicale. Trasformazione da cosa? Da tutto quello che abbiamo detto prima, dal vecchio modo di approcciarsi agli eventi. E quindi anche chiudere le vere intenzioni dell'anima di molti femminili che sentono l'energia femminile sono quelle di chiudere relazioni ormai inappaganti da un punto di vista animico. 10 di spade, la morte. Chiudere anche
dei modi obsoleti ormai di approcciarsi alle relazioni. Infatti accettazione radicale, sta pensando di approcciarsi alle relazioni con un nuovo modo che ha come base il presupposto di quello che sta pensando, più leggerezza, e per avere questa più leggerezza che lo sta pensando e aprirsi al nuovo futuro pieno di entusiasmo, questo 3 di bastoni al blocco, deve smettere di attaccarsi qui a anche delle situazioni o anche relazioni che la portano indietro. Anche se vedere delle situazioni o vedere delle persone o pensare a delle persone che ti fanno sentire, pensare alla figura di qualcuno che ti fa sperimentare le emozioni più sotterranee, se tu ti allei bene a queste emozioni sotterranee, senza vedere la persona come l'oggetto come il fine della tua relazione, ma vedere la persona come lo strumento che ti permette di raggiungere il fine di ogni relazione, che è la libertà e l'amore vero, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 0 e 1, l'anima vuole fare un reset totale per permettere quello che lei sta pensando, più leggerezza, più apertura. E vediamo quali sono le azioni che lei farà in questi giorni. Bellissimo, avere una fede impeccabile nell'esistenza. Le sue azioni saranno azioni piene di fede, saranno azioni piene di speranza, passatemi il termine, lo sapete che non mi piace. Saranno azioni bellissime volte ad affidarsi alla propria stella. La propria stella è l'amante mistico, è lo spirito guida, è la stessa cosa, no? Affidarsi a fede negli eventi, perché l'anima vuole un reset totale, fede negli eventi, affinché si possa non recuperare un rapporto, ma si possa cambiare il modo di amare in un rapporto. Il modo di amare non vittimistico. Quindi qua ci sono delle cose bellissime che accadono in questa settimana tra il Papa e la Stella. C'è un grande risveglio spirituale, proprio fortissimo. Integrazione di lezioni spirituali importanti che hanno a che fare con questioni karmiche molto lontane e fede totale nell'esistenza. Quindi abbiamo dei maschili molto seri da un punto di vista, cos'è la serietà? La serietà non è tanto il giudizio che mettiamo noi da una morale che abbiamo distorta. Essere seri è essere leggeri. E quindi le azioni del femminile con la stella parlano di leggerezza. La stella chi è? La stella è leggera, la stella è luminosa perché si esprime così com'è. Si esprime così com'è la stella. Quindi ci sono dei femminili che non avranno più paura di giudicarsi o di essere giudicate. Quindi faranno azioni che parlano di leggerezza, di bellezza, di creatività, si lasceranno ispirare dalla propria stella interiore, no? E agiranno nel mondo con creatività e anche verso di lui. Cosa vuol dire agire con creatività? Senza schemi obsoleti, quello che istintivamente mi porta a fare il cuore. E questo è dovuto alla pacificazione delle immagini perturbate del passato, eh? Non a caso vi ho detto di fare il pentacolo magico, la stella a 5 punte, la stella, capito? Andiamo a vedere che cosa ne consegue, qual è l'integrazione magica in questa settimana. L'asso di coppe, una gioia inesauribile avrà lei in questa settimana, energie femminili. L'asso di coppe non è il 2 di coppe, ma è quello che
deve esserci prima per realizzare poi il due di coppe, che è l'asso di coppe, che è una felicità trasbordante, un cuore straripante, una fonte inesauribile di gioia, di luce, di luminosità e di spensieratezza, con il cuore aperto. Poteri psichici sono l'asso di coppe, poteri psichici dovuti a una perfetta connessione con il proprio cuore. Sapete che nel quarto chakra, questa è l'apertura del quarto, no? Nel quarto chakra noi abbiamo tre forze importanti. Abbiamo il primo spirito che si trova in superficie del quarto, ve l'ho spiegato nel video Kundalini, il primo video dove parlo della Kundalini, di yoga sciamanico. Lo spirito più in superficie del quarto chakra è lo spirito del cavaliere, lo spirito della damigella. È quello spirito che ci permette di innamorarci. Molte volte è ferito questo spirito, no? In uno strato ancora più profondo abbiamo lo spirito del genio nel quarto chakra, il vero genio. Il genio è la genialità e la creatività. E ancora più profondamente abbiamo il maestro interiore, che secondo i Rig Veda, che sono gli inni della conoscenza vedica, grandi testi sciamanici, il maestro interiore ha le sembianze di un bambino che ride e ha le dimensioni del pollice di una mano. E questo è ciò che ne consegue in questa settimana, asso di coppe. Questo quarto chakra aperto, capito? Bellissimo. Quindi qua ci sono rinnovi di relazioni, ma soprattutto rinnovi della relazione con se stessa, perché qua abbiamo dei femminili che hanno proiettato giudizio verso gli altri. Giudicando loro stesse, hanno proiettato giudizio verso gli altri, paura di essere giudicate, paura di non essere all'altezza, e tutte le solite cose, no, che già sappiamo. Questa settimana si ribalta tutto. Si ribalta tutto perché qua c'è una profonda alleanza con le proprie emozioni e si riparte da ciò che resta. Rivelano i loro segreti, vedono che non c'è nulla di male in quello che hanno, no? Vi ho fatto un video in questa settimana che è appena trascorsa e non mi ricordo qual è il video, dove vi ho parlato. Ah, forse il tuo desiderio si realizza, no? Che è uscita la carta della magia. Vabbè, non voglio spoilerarvi nulla. Un video strepitoso, tra l'altro, molto emozionante. E dove vi ho detto che la psicologia moderna, ma l'approccio terapeutico moderno, porta a desacralizzare tutto quello che noi siamo. L'approccio terapeutico moderno, qualsiasi tipo di approccio terapeutico, ti fa credere di essere sbagliata, di essere malata o malato, di non aver raggiunto ancora abbastanza, come se quello che tu stai vivendo fosse sbagliato. Quindi l'approccio terapeutico attuale è improntato alla condanna dell'anima, perché ciò che vivi, ciò che sei, i tuoi segreti stessi, le tue fragilità, sono i tuoi più potenti alleati, perché altrimenti non ce li avresti. E invece l'approccio terapeutico attuale è improntato a inserire tutto all'interno delle categorie diagnostiche, cioè sei così, sei sbagliato, sei così, sei pazzo, sei così. E invece qua c'è l'accettazione radicale di tutto ciò che sei, comprensivo dei tuoi segreti, quelli che possono essere, quelli che pensavi potessero essere giudicati mali da un sistema estremamente patricentrico e perbenistico. E avverrà una gioia pura in questa settimana, vedo molta gioia, vedo lacrime di gioia in questa settimana, che non è esaltazione. L'asso di coppe è qualcosa è la bellezza di un fiore che vedi sbocciare. È talmente maestoso per la sua fragilità che ti scende la lacrima, quella è la gioia pura, non è l'esaltazione. Capito? È veramente bellissimo. In questi giorni, ragazze e miei ragazzi, oltre alla pratica del pentacolo magico, vi suggerisco di riascoltare il video della lettura Wabi Sabi. Wabi Sabi, lettura Wabi Sabi che abbiamo fatto, molti di voi la stanno riguardando questi giorni, infatti mi avete scritto, perché è una lettura veramente iniziatica che abbiamo fatto quella. Bello, bello, bellissimo.
Vediamo le specifiche cosa ci raccontano adesso. Vediamo. Sul Re di Coppe. Il 7 di denari. Qua mi parla dell'attesa fruttuosa. Si sono, come ti ho già detto prima, seminate nella sua esperienza emotiva già quelle condizioni necessarie per farlo essere padrone delle proprie emozioni, che significa navigarci perfettamente senza più esserne vittima. Qua ci sono dei maschili che stanno attendendo il momento giusto per esprimersi, come prima carta abbiamo visto in questa settimana ci sono tantissimi sblocchi. Hanno atteso affinché le loro emozioni potessero, come mi dice anche il mio oracolo qui, la carta del mio oracolo, ti percepiscono ogni cellula del mio corpo, quando fino all'ultima cellula del proprio corpo fosse pronta, col 7 di denari, a realizzare questa apertura emotiva con slancio, con passione, no? Qui ci sono dei lui che hanno atteso imparando ad amare con la proiezione dell'altro. Cosa gira nella testa con quella torre? Quali sono i pensieri? Di rimettere le cose a posto, il giusto dare e il giusto avere, che non ci sia sbilanciamento reciproco, che ci sia scambio equo e giusto reciproco. E il 6 denari nella quotidianità mi parla di un uomo, di una persona che vuole ristabilire un certo equilibrio, uno scambio equo, laddove c'è stata magari uno sbilanciamento delle energie, chi ha dato troppo, chi ha dato di meno, no? Chi ha dato sta pensando di perché l'equilibrio su cui si basava prima il suo modo di fare è ormai obsoleto. Ok, nel quotidiano proprio. E io credo che con questi denari, ci sia proprio una riforma quotidiana del modo di fare, una riforma quotidiana in vari ambiti pratici della vita, proprio grazie al fatto che nella vita pratica lui ha imparato che tenere il controllo delle proprie emozioni non porta a bilanciamento vero, non porta a stabilità vera. E quindi una riforma su tutti gli ambiti concreti della propria vita. Come se avesse avuto una sorta di epifania, no? Vediamo cosa ha nel cuore con il mago. Infatti c'è l'asso di bastoni, non avevo dubbi, confermano quello di prima. Il suo cuore pulsa, arde di passione, di eros, di voglia di conoscersi attraverso l'altro in questa nuova veste che lui ha. L'asso di bastoni nel cuore è la fiamma della Kundalini che si accende, che va al quarto chakra. E quindi l'accettazione radicale è anche per lui questa accettazione radicale qui, no? Perché sono archetipi interni delle proprie fragilità, delle proprie ombre, delle proprie responsabilità vere. Perché al blocco il 10 denari come responsabilità e col re di coppe lì mi fa pensare a una persona che come responsabilità adesso inizia a vedere anche la responsabilità emotiva, capito? Che è la prima cosa. E questo il Papa è la responsabilità emotiva delle proprie emozioni, quelle degli altri, ma in primis di sé. Se lui non conosce sé, se stesso, non può conoscere l'altro. Come citava l'oracolo di Delfi, conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei. Appunto. Vediamo il 10 denari al blocco. Guarda un po' che qua c'è il re di coppe. Responsabilità emotiva che ti permette di generare anche una prosperità sul piano materiale e di dare il giusto credito, di dare il giusto valore anche all'eredità emotiva che ha nella sua genia. Cosa voglio dire dare il giusto valore con all'eredità emotiva che gli viene dalla sua genia? Perché tutto quello che noi sperimentiamo, non siamo noi a sperimentarlo soltanto. Noi siamo il prodotto dei nostri avi, dei nostri antenati. Prendiamo in carico tutto ciò che hanno vissuto, i 10 denari come eredità emotiva, re di coppe.
E quindi farsi carico della propria responsabilità emotiva significa farsi carico dei doni anche della propria genia che ci sono all'interno di quelle emozioni e trasformarle in doni e non stabilità sterile, capito? Le emozioni creano prosperità. Quando ti allei alle emozioni, tutto ciò che vivi è manifestato attraverso le emozioni. Le emozioni sono il motore delle tue visualizzazioni. Nella misura in cui ogni cellula, ricordiamo la mia carta oracolo, ogni cellula del corpo si assume la responsabilità emotiva di ciò che sta vivendo alleandosi con gli dei, si genera anche prosperità materiale. Bellissimo. Andiamo a vedere le intenzioni col cavallo di bastoni. Mi fanno sorridere. 10 di denari. Sa lui che la vera prosperità, la vera stabilità, la vera prosperità con lei e nella propria vita la può conquistare soltanto essendo audace nei propri gesti, nelle proprie intenzioni, e questo porta a stabilità concreta, stabilità emotiva. Il suo cuore vuole azionarsi, la sua anima vuole azionarsi, vuole essere audace, coraggioso affinché si possa avere la famiglia, la stabilità familiare, che è una stabilità nuova, non più basata su valori ormai logori, ma sulla alleanza con le proprie emozioni, che era tanto difficile, perché qua abbiamo un re di coppe con 10 denari lì e la difficoltà a sentire le proprie emozioni che gli vengono dalla genia. E il solo modo di approcciarsi alle emozioni è l'alleanza per creare una vera prosperità materiale con una persona nella propria vita. Sì. Le azioni che farà verso di lei con il Papa. La stella, guarda, 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 guarda. Non solo ci sono dei lui veramente innamorati, ma questo è un amore solido. Qua abbiamo dei maschili che questa settimana certificheranno, non so se si può dire così, ma avete capito, un amore solido. Cioè, che cosa vuol dire? Come pettegolezzo sacro, queste su puro richieste di matrimonio, hai capito che ti devo dire col Papa, la stella, però è il matrimonio sacro, no? Il matrimonio sacro che avviene dentro di lui, avendo seguito il suo maestro interiore con la stella, la sua stella interna, aver integrato la lezione spirituale, essendo una persona adesso che è vera, non è finta, non è falsa, perché non è più mascherata dai vecchi modi di fare. Qua c'è il Papa che va dalla sua stella, Bellissimo. La stella è una figura che esprime leggerezza, creatività, ehm, non è conforme ai luoghi comuni, non a caso l'acquario fa parte della stella, il segno dell'acquario, no? Nel senso ehm, è l'archetipo che vive di pura ispirazione creativa, visionaria, e quindi questo Papa, lui prende per seria la persona che è visionaria, che è creativa, che è leggera. Cioè, capito? Il Papa va dalla sua stella, cioè quello che il maschile non avrebbe mai fatto è avere fede in quella parte di sé che emana gioco, immaginazione, fantasia, ilarità, leggerezza, allo stesso tempo creazione pura. E quindi il Papa va dalla sua stella, cioè va da quella parte di sé che è così creativa, pura, spontanea, senza maschere, e quindi anche verso una persona che rispecchia questo archetipo, perché è ciò che dà vera stabilità, ciò che procura vera stabilità, no? Vediamo il 2 di bastoni. Due di bastoni, 5 di bastoni. Qua si aprono le prospettive nuove rispetto a divergenze interne ed esterne.
le divergenze interne ed esterne che ci sono potute essere sono state per il maschile degli strumenti per integrare la lezione spirituale. Il maschile ha compreso perfettamente che ogni aspetto di guerra esteriore che ha fatto, lo ha fatto con le proprie interiorità, con la propria mente. E quindi anche se ha litigato con qualcuno, c'era tensione con qualcuno, l'ha interiorizzata come queste esperienze, come gli espedienti principali per realizzare questa integrazione emotiva che è arrivata. Ok? E quindi ciò che ne consegue in questa settimana è mettersi d'accordo con l'altra persona o con guardare sempre l'altro come opportunità e mai come nemico, essendo consapevole delle proprie divergenze interne, avendole pacificate, capito? Cos'altro? Sul 2 di bastoni, 8 di spade, infatti c'è il re di denari. Qua abbiamo, mi confermano la responsabilità che passa su un altro piano. Ehm, a volte qua vedo dei maschili che si sono sentiti incapaci di agire, hanno visto tutto nero, hanno visto tutto bloccato, proprio perché c'erano delle contrarietà esterne che potevano essere altre persone o altri aspetti nella propria vita. E adesso invece con Re di Denari si assumono la responsabilità di ciò che hanno manifestato fino a questo momento della loro vita, comprese queste contrarietà, e si aprono la possibilità di pianificare con l'altro, considerando le varie divergenze che ci possono essere, non le vedono più come una diminuzione, ma come un arricchimento. Bellissimo. Vediamo da quest'altra parte. Energia attuale di lei con i 10 denari. Sei di spade, traghettarsi verso rive finalmente più tranquille a livello mentale. Dopo tanto dolore, dopo tanta sofferenza, dopo l'acquisizione anche del bagaglio esperienziale di tali situazioni, il Sei di Spade mi dice che lei si traghetta verso, è un momento di transizione, quello dell'inizio settimana, o da quando guardi questo video, un momento di transizione in cui tu ti stai traghettando verso la fine dei conflitti. Ok? Anche un allontanamento emotivo da alcune persone, un allontanamento, una separazione che è costata, che è costata. I pensieri col 3 di coppe. Lei si vuole aprire al mondo, si vuole dare, sta pensando di aprirsi, di darsi, ha la stessa resilienza di colei che dice, del guerriero che non si arrende, no? Ho vissuto tanto, sono così stanca, sono così stanco, però non perdo la fiducia, non perdo la fede e quindi nonostante posso aprirmi al mondo o aprirmi all'altra persona, chiunque l'altra sia, lo faccio mantenendo non tanto la difesa alta, ma essendo resiliente, cioè lo faccio nonostante il dolore che ho vissuto, sono ancora qui, capito? Nonostante può essere un po' con le difese alte, ma non sono difese alte quelle, sono il guerriero resiliente, capito? Che ha ancora un po' di strada da fare perché il 6 di spade non sei ancora arrivato sull'altra riva, no? Però ce l'ho fatta a uscirne, ecco questo è. Vediamo il cosa nel cuore 5 di coppe. 5 di coppe, 5 di coppe. Quando le carte si ripetono vogliono marcare un messaggio. Il messaggio è questo. Al di là di quello che tu puoi vivere in questi giorni che stai guardando il video o in questa settimana, il messaggio è questo. È come se le emozioni sotterranee busseranno forte alla porta del tuo cuore e ti chiedono udienza. Per un gruppo sostenuto di femminili
Ve lo dico così proprio chiaro, ragazze e miei ragazzi. Magari sarà un gruppo piccolo, però mi è chiara questa stesa per un gruppo piccolo di voi. Questa settimana dovete confrontarvi con la vita, cioè dovete uscire, uscite un po', perché qua ci possono essere siete sul liminare del bosco, diremmo nello yoga sciamanico, no? E c'è una persona qua che ha fatto già il suo tempo, ok? Magari vale per un gruppo di 40 persone, siamo 70.000, magari 40-50 persone. Qua una persona ha fatto già il suo tempo, va bene? Ciò non significa non amare più quella persona, non amare quello che vi ha dato questa relazione, ma vedere la persona come strumento del divino che ti ha portato a fare un salto in più verso il vero scopo dell'anima. E allora è necessario viversi queste emozioni sotterranee in questi giorni, molto profonde, perché ti porteranno a vivere delle cose straordinarie. Guarda che c'è la stella e l'asso di coppe, già dopo mercoledì, giovedì, va bene? Se stai guardando il video di mercoledì o di giovedì, calcola il tempo in questo modo, però è questo il senso. Perché per molti di voi il 3 di bastoni qua è la possibilità del futuro, no? Molti di voi dicono non c'è più futuro con quella persona. Ok, cosa ti dà? Qual è l'emozione principale dicendo questa cosa? Bene, tristezza infinita, vivitela tutta. Vivitela tutta perché questo ti porta a far fare all'emozione il suo lavoro con le pratiche che ci avete già sul canale e tu dopo 2 o 3 giorni ti svegli una favola. Ci può essere il rinnovo magari della stessa relazione ma non come prima. Dovete far morire un aspetto importante di voi che è legato a una determinata persona. Ok? Dovete far morire, l'anima vuole che tu fai morire una vecchia identità legata a una certa persona che ti rimanda quell'identità tua. Come vivevi, come hai vissuto, qual è la tua identità con quella persona? Bene, quell'aspetto vuole che l'anima muoia, ok? Quell'aspetto lì, che significa, cosa significa morire in questa settimana? Significa quando la mente razionale non ha più il controllo sulle emozioni, tu stai morendo, cioè la morte per la mente razionale è tutto ciò che non può controllare. Allora sei tu con l'atto di volontà, con il tuo terzo chakra dove c'è la sciamana, o lo sciamano, il mago, la maga, tu dici ok, io prendo questa emozione profonda, mi faccio il viaggio sotterraneo, quanto dura? 5 minuti, 10 minuti, mezza giornata, piango, mi faccio attraversare dalla purificazione dei miei diamanti che escono dagli occhi, allora lasci che l'anima faccia questo percorso, non devi fare altro che darti, tu o il minuto dopo o qualche ora dopo tu sperimenti sta roba pazzesca, ok? Ok, continuiamo. Sulla morte, le emozioni e scusami, le vere intenzioni dell'anima con questa morte in questi giorni. Regina di Spade vuole tagliare l'anima in questi giorni, vuole avere la mente lucida. Per avere la mente lucida devi goderti un bel po' di emozioni importanti che arrivano. La Regina di Spade sulle ottave più alte è colei che ha un discernimento straordinario, una mente così acuta che non è l'intelligenza razionale, è l'intelligenza trascendente, è la mente illuminata, capito? Che vuole con la spada del mago, anche il secondo rituale che abbiamo fatto dove abbiamo innestato i cristalli arcobaleno e la spada di luce, potete intensificare in questa settimana. Regina di Spade, le azioni con la stella. Guarda un po', guarda quanto potere ti arriva, guarda qua. Ma l'avevo già captato dalle prime carte. Le azioni che farai sono azioni in cui gli altri ti ammireranno e quindi come ti comporti quando tu prendi il valore di te, la stella, regina dei bastoni, guarda che carte stanno uscendo.
Quali sono le azioni che fai? Farai azioni improntate a non mercanteggiare più, a non elemosinare più. Saranno azioni, farai le cose per te con un carisma, con un entusiasmo tale che ti avverrà una fede negli eventi comprensive delle persone che incontrerai straripante. Ragazzi miei ragazzi, questo è il potenziale di lei in questa settimana. Quindi cosa vuol dire? Che è necessario un vostro atto di volontà per incanalare questa energia qua, capito? Questo è il senso. Ammirata, voluta, sì. Asso di coppe. Questo anche se siete maschietti miei, ok? Questo è il tuo femminile, ma comunque dopo facciamo un riassunto. Asso di coppe, energia finale. La torre. Distruzione del vecchio modo di essere, della vecchia identità. L'asso di coppe è il cuore che fa guidare i tuoi passi, distruggendo modelli comportamentali o identità che ormai non sussistono più alla tua evoluzione. Accettazione radicale delle tue fragilità, che diventano i tuoi più potenti alleati. E quindi questo cosa comporta? Se c'è una persona, il rinnovo di una relazione ex novo però, ex novo. Ci sono degli incontri in questa settimana per i femminili, con i quali incontri ti porteranno a confrontarti con le tue vecchie paure del giudizio che hai e la necessità dell'anima di tagliare fuori il vecchio, che è la vecchia identità, per aprirti a questo nuovo. È un momento di transizione all'inizio, ok? E sono stese molto forti, ragazze e miei ragazzi, in questi giorni, molto forti e molto potenti. Ah, mi sono dimenticata, per le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. E sì, molto 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 fortissime, molto fortissime. Per fare un riepilogo di tutto, anche guardare la parte ancora più poetica, perché è una stesa molto poetica. Questa settimana il maschile non è più colui che fugge, ma è un cuore profondo che ha imparato a trattenere le sue emozioni per paura di perdersi. E ora è come se si trovasse inerme davanti a uno sguardo che lo ha smascherato, no? Davanti a uno sguardo che l'ha smascherato. Lei non ha fatto nulla, gli ha soltanto sorriso. E, e quel sorriso ha sciolto armature antiche. Lui sente casa nel suo sguardo, la riconosce nel suo corpo, nelle cellule, nel desiderio che pulsa senza chiedere permesso, no? E insieme al desiderio arrivano le responsabilità, la voglia di creare nuove responsabilità sulla base di questo sentire profondo e non più le strutture interiori che lo hanno frenato. E quindi è come se si andasse a sciogliere delicatamente quel conflitto sacro tra amare o restare al sicuro. Dentro di lui la passione è viva, è potente, creativa, vuole agire, sceglierà di prendere posizione su questo nuovo sentire. E, e questo è un grande atto d'amore. Il femminile invece arriva stanco, ha attraversato una fine, una perdita, un addio interiore, sta lasciando andare ciò che non può più portare con sé. Nel cuore c'è ancora quella tristezza, quella memoria, quella malinconia, ma anche una lucidità nuova. Lei non rincorre più. Lei sente, osserva e sceglie di restare aperta senza tradirsi più. La sua anima vuole verità, vuole pulizia, vuole rinascita, non più compromessi emotivi, non più mezze promesse. Ed è così che, nonostante si apre a tutto, resta vulnerabile, non ha più paura di restare vulnerabile. Offre luce, presenza, calore, ma senza più perdere il centro. Cosa ci stanno insegnando in lui lei in questa settimana? Ci stanno insegnando una cosa molto potente, che l'amore vero non nasce dall'urgenza,
ma dalla responsabilità emotiva. L'amore vero non nasce dall'attaccamento, ma dalla accettazione radicale. Non nasce l'amore vero dal controllo, ma dal perdono, la pacificazione degli spiriti perturbati. Ed ecco che qui l'eros, l'energia creativa, è pieno riconoscimento. E guardarsi l'uno con l'altra è come dirsi: non so come ti senti, ma questa volta sono disposto ad ascoltare. E allora, siccome sono energie che vivono dentro di noi, se questa settimana tu non sai come ti senti, ma sei disposto ad ascoltarti, allora qualcosa di grossissimo cambia davvero. Perché quando smetti di scappare dall'amore, l'amore smette di inseguirti e inizia a camminarti accanto. Wow, bellissimo, ragazze e miei ragazzi, concludo qui perché è stata veramente una stesa tra le più belle degli ultimi tempi, forse, non lo so, bella, 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 mi sono sentita molto coinvolta, come sempre, però è stato molto, molto, molto bello. Non aggiungo altro, mi raccomando, ragazze e miei ragazzi, fate le pratiche con grande passione, accettate di ascoltarvi e il resto farà da sé. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.